sono alcuni punti interessanti nello stile del drago che attraverso le domande di Nicola colgo l'occasione per approfondirli. Il principale Qigong dello stile del drago è anche la sua posizione di attesa, la sua posizione di guardia. Ecco, non è un movimento di questo genere, eseguito solo di braccia, ma non è altro che un accompagnare il respiro. Inspira, espira. Quando inspira, le mani sono aderenti al corpo. Quando espira, le mani si staccano dal corpo e si appoggiano su una sfera. Interessante come questa posizione diventa in difesa personale questo. E anche il Sinilyoho ha questo atteggiamento come inizio. È una protezione non aggressiva, non facciamo una vera e propria guardia, ma questo perché i movimenti dello stile si adattano bene a questa posizione di partenza, così in difesa personale, così invece formalmente. Ora abbiamo qualcosa di molto particolare dello stile del drago. Ogni volta che calciamo, soprattutto calcio frontale, calcio laterale, abbiamo una grossa barriera di protezione nel busto, nei punti vitali del busto. Abbiamo il fegato da proteggere, abbiamo la milza da proteggere, abbiamo la gola da proteggere, abbiamo l'inguine da proteggere e abbiamo il centro di questa croce, il plesso solare, da proteggere. Ecco che un gomito va sul fegato, un gomito va sulla milza, una mano protegge la gola, il viso, l'altra mano protegge l'inguine. E questo buco che c'è al centro, il plesso solare, va chiuso. È proprio una barriera, come avere una corazza di braccia e di ossa. Questo ogni volta che alziamo la gamba, quindi abbiamo anche gli esercizi di base, ecco qua, una vera e propria barriera. Una vera e propria barriera, fegato, milza, gola, inguine, plesso solare. Plesso solare. La mano che protegge l'inguine è quella che corrisponde alla gamba. Questa è una grande caratteristica dello stile del drago, molto interessante. Altra cosa interessante, le aperture e le chiusure dello stile. Difesa personale, energia in alto, quindi energia in basso. Così però è molto difesa personale, lo stile chiuderebbe veramente tanto. Quindi ottimo come movimento naturale, ma se dobbiamo fare un movimento formale, lì, anche qui il gomito sul plesso solare.
questo, la mano può spaziare, ma il gomito sul plesso solare. Se facciamo questo con il plesso solare aperto non va bene, gomito sul plesso solare. Anche nello Shaolin molti eseguono così, ma il maestro Liang Dichuan ci insegnava invece questo, molto simile al drago, anche nello Shaolin del Tempio. Anche se oggi molti eseguono così, che cosa copro qua? Però così, eccetera. Quindi non è una cosa così strana questo del drago, dello stile del drago, la sta solo enfatizzando in maniera molto interessante, proteggendo il più possibile i punti vitali. Queste sono le cose, diciamo, sono i macro particolari, quelli più evidenti da curare. Poi, importantissimo, difficile da spiegare in un video, ma ci provo, non c'è movimento senza tantien. Il fatto che non c'è movimento senza tantien, anche nel drago, anche nello stile del drago. Faccio un esempio, la 10 Taolu. Non è questo. Anche se il movimento è corretto, non è questo, perché ho mosso solo le braccia e il movimento non parte dal tantien, anche da un piccolo movimento di tantien, ma ogni movimento è un movimento di tantien. Quindi non questo, ma ogni movimento del tantien, ogni movimento del tantien, ogni movimento del tantien. Provo invece a eseguirla con il tantien. Ogni movimento con la pancia. Qui taglio il filo, scende la pancia e sale la mano. Qui sale la pancia, si chiude. Ogni movimento con la pancia. Anche se le braccia si muovono, il centro è il ventre, è da qui che parte. Questo è un esempio da curare. E anche qui non è un movimento di braccia, ma un movimento di apertura e chiusura della pancia, del ventre. Apertura e chiusura del ventre. Non c'è movimento senza tantien, questa è una cosa importante dello stile del drago, ma anche di tanti altri sistemi. Grazie per avermi dato la possibilità di puntualizzare alcune cose importanti. If you may subscribe to my channel, I'd be glad.